St. Lucy is a very popular early saint. She was martyred in the persecution of Diocletian in Syracuse in Sicily in 304 and was held up ever after as a model of purity for the youth. She knew to whom she belonged and she would not compromise, and it would seem that her suitor then accused her of being a Christian and the consequences followed. Amongst her torments it would seem that she had her eyes torn out and she is invoked for healing for the eyes. There is also a play on the theme of her name, which is associated with lux, light. With regard to the gift of sight, the first reading of this day in Advent does talk about the beauty of God's creation and the wisdom and order that is behind it. He even seems to have a name for each of the stars. When we gaze up, we see power and wisdom, but we are able to gaze up and we take it for granted. Many are never able to do that. I had here one day a little girl who couldn't see. She was 12, perhaps the age of this young saint, and she had never seen. Her eyes were all over the place, but she would feel with her hands, even your face. That's how she would see you. And she would hear with her ears and remember. The other faculties and senses were more developed. But then it was very surprising the other day when I heard that one of the greatest surprises for a person who is blind at death is that for the first time the person sees. And that happens also in near-death experiences, when for a while the soul is outside the body. For instance, in an accident or in an operation. It cannot understand how it is starting to see things directly, but then it is the soul that sees, without passing through the senses of its reception. But should that person then return to life through medical skill, it again becomes dependent on the eyes, which not functioning do not allow it to see, and darkness returns until death. But we are also darkened by spiritual blindness, and we see too many things, and too many things that can be harmful to the eyes of the soul, for the eyes are the portals of the soul, and images that go in, projected through screens often, or pictures, remain in. We do well to filter well what can remain in us, not only in this life, but in the next, bringing damage, terrible damage, to our immortal soul. Questa santa è utilizzata nel 304 sotto Diocleziano, era dall'inizio molto popolare e invocata spesso per le malattie degli occhi. Sembra che fu punito anche negli occhi, una tortura terribile, presentata così nell'iconografia con gli occhi in un piatto davanti. E questo dono di poter vedere è una cosa spesso
preso per scontato e non preso sul serio. Avevo qui qualche tempo fa una ragazzina di 12 anni, l'età forse di questa santa di oggi, che non vedeva niente, gli occhi erano dappertutto e lei vedeva tramite gli altri sensi, toccando il viso con le mani e sentendo bene la voce con gli orecchi. E una memoria così molto forte, riconoscendo ancora le voci per sempre. Però noi che abbiamo i sensi, dobbiamo pensare 2 volte all'uso di questi sensi. Nella prima lettura di oggi abbiamo la bellezza del creato dimostrata, vista da Isaia, che è profeta e anche poeta. Dio sembra abbia un nome per ogni stella, le conosci e le chiama. E noi possiamo vedere le stelle e anche la bellezza e l'ordine del creato nella notte, soprattutto in campagna. Ma tanti non vedono né le stelle né niente e sono in un buio totale per tutta la vita. Si dice che una bella sorpresa per queste persone è il momento della morte, in cui vedono per la prima volta, e capita anche un'esperienza di una morte, di un incidente o un intervento che va male, muoiono per un po' di tempo, poi sono richiamati alla vita e loro hanno uno shock all'istante di lasciare il corpo, perché l'anima non dipende più dal corpo e dunque vede le cose direttamente. Però, essendo chiamati di nuovo nel corpo, trovano di nuovo il buio, perché la luce deve venire tramite gli occhi, che sono bloccati. E noi che abbiamo l'uso pieno degli occhi, dobbiamo essere grati. Al funerale della mia mamma, il versetto scelto per la predica e per la tomba era: non ci sarà più notte, corrispondendo al versetto di papà: nella tua luce vedremo la luce. Perché mamma, essendo quasi cieca alla fine, soffriva del non poter né suonare bene il pianoforte né leggere i libri. Era un po' bloccata, con la memoria che solo funzionava, e niente di nuovo. Noi dobbiamo fare attenzione, mentre abbiamo l'uso pieno di questa facoltà, di non abusarne, tipo nel prendere dentro cose che sono luce negative, immagini create essenzialmente dall'inferno e trasmesse dappertutto nella cultura moderna, dai mezzi moderni. Dobbiamo essere attenti perché queste immagini rimangono dentro per tutta la vita e hanno conseguenze anche per l'eternità. Noi siamo quello che prendiamo, mangiando, ascoltando e vedendo, per proteggere il tempio dell'anima. I sensi devono essere ben utilizzati e orientati, altrimenti avremo delle sorprese nell'aldilà. Ubi caritas et amor, ubi caritas